Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi parlerò delle ninfe di Monet, che in realtà non è un solo quadro e nemmeno una serie di opere, ma un tema che il pittore francese sviluppò nel corso di quasi 30 anni. Vi presenterò alcuni esempi tra appunto i tantissimi, alcune opere di dimensione contenuta, diciamo tradizionale, e altri invece pannelli di diversi metri di lunghezza che andarono poi a comporre quella che è l'opera definitiva, la summa di tutta la ricerca di Monet, che sono le grandi opere presenti ora all'Orangerie di Parigi e anche in altri musei in giro per il mondo. Vi auguro una buona visione. Quando sentiamo parlare delle ninfee di Monet, molti di noi istintivamente sono portati a pensare a qualcosa di bello ed emozionante. Questo ci dimostra quanto questo soggetto, ricorrente nel pittore francese, sia diventato parte del nostro immaginario. Le ninfee non sono però un solo quadro o una semplice serie di quadri, ma un tema che interessò ed occupò Monet per circa 30 anni. Si calcola che siano stati realizzati circa 250 dipinti dedicati alle piante acquatiche. Nell'immagine ne vediamo il dettaglio di uno. Dipinti molto diversi tra loro nello stile, nella stesura pittorica, ma anche nelle dimensioni. Quadri di dimensioni modeste e tele enormi, anche lunghe diversi metri. Ci sono poi quadri di forma rettangolare, quadrata ed anche dei tondi. Quello delle ninfee è quindi un universo veramente molto vasto che segna l'ultima lunga fase della carriera di Monet. Il pittore francese, che vediamo in un autoritratto del 1886, non si dedica solo alle ninfee negli ultimi 30 anni della sua attività, ma anno dopo anno la rappresentazione del suo giardino a Giverny, dove si trovava il celebre stagno con le ninfee ed il ponte giapponese, diventa sempre più centrale, sino a diventare una sfida portata avanti con tutte le ultime energie di un uomo molto anziano che dovette lottare anche con gravi problemi alla vista. Nel video cercherò pertanto di inquadrare storicamente la realizzazione di queste numerose tele, presentandovene alcune tra le più rappresentative. Sarà quindi un percorso nella bellezza e nel senso ultimo della pittura di questo grande pittore, che dopo essere stato tra i protagonisti della stagione dell'impressionismo, ha intrapreso una sfida titanica con se stesso e verso nuove strade della pittura mai percorse prima. Nell'immagine potete vedere una mappa del giardino di Monet a Giverny, così come appare oggi. Il giardino è una meta turistica molto frequentata e nei 7 mesi di apertura all'anno conta fino a 500.000 visitatori. Il giardino è composto da 2 aree principali, quella davanti alla grande casa colonica, che possiamo distinguere di colore rosa con il tetto azzurro, e quella con il laghetto delle ninfee, che è posta oltre una strada dove originariamente passava la ferrovia. Naturalmente quello che possiamo ammirare oggi è il risultato di successivi interventi sul giardino. Monet arriva nel villaggio agricolo di Giverny nel 1883, a 43 anni, e qui vivrà per altri 43 anni fino alla sua morte, avvenuta nel 1926. Il giardino è il risultato di precise richieste di Monet che subordina la sua realizzazione alle esigenze di pittore. Sceglie esattamente i fiori, le piante ed i colori che desidera in funzione della propria arte. Immaginando il giardino come una grande tavolozza di colori, questa si trasforma nel corso dell'anno secondo il calendario delle fioriture, ma anche durante il giorno secondo le diverse condizioni di luce. Questo, se ci pensiamo, è straordinario. Monet costruisce il suo giardino come una gigantesca opera d'arte che lo stimola a realizzare altre opere d'arte, questa volta su tela. Passeggiando nel giardino di Monet è come se vivessimo l'esperienza di un'opera d'arte, come se entrassimo nei quadri di Monet e forse meglio ancora proprio nella mente creativa dell'artista, che ha plasmato lo spazio secondo la propria visione estetica.
Nell'immagine vediamo un sentiero del giardino dipinto da Monet nel 1902. Il bacino delle ninfee è un ulteriore universo. Qui si trovano ninfee di vari colori che galleggiano sull'acqua e si rigenerano di continuo. Sulle sponde dello stagno troviamo pioppi, glicini e salici piangenti, e ancora rose, iris, tulipani, campanule e gladioli, che completano la scenografia in un tripudio di colore. Nel dipinto che vedete nell'immagine, conservato a Boston e realizzato nel 1902, il bacino con la vegetazione circostante ci trasmette la sensazione di una tavolozza sgargiante e multicolore. Prima di mostrarvi nel dettaglio alcune opere significative nel lungo percorso dedicato alle ninfee, vorrei riflettere su alcuni aspetti della pittura di Monet. Il pittore francese resta fedele nel corso della sua lunghissima carriera ad un problema pittorico, quello della luce e del suo impatto sulla realtà in diversi momenti del giorno, in diverse condizioni meteorologiche, in diverse stagioni dell'anno. Questo specifico interesse porterà Monet a creare delle serie. Le più celebri, oltre alle ninfee naturalmente, sono le serie che nascono già negli anni 90 dell'Ottocento, quando Monet viveva già a Giverny. Ricordo la serie dei Covoni, quella dei Filari di Pioppi e quella della Cattedrale di Rouen. Ma anche molto prima, già dalla fine degli anni 60 dell'Ottocento, agli albori dell'impressionismo, Monet aveva una vocazione precisa, quella di tornare più volte sullo stesso paesaggio, magari modificando appena la prospettiva. Nell'immagine potete ammirare alcuni dipinti della serie delle cattedrali di Rouen realizzate tra il 1892 e il 1894. Vivendo a Giverny, il pittore si accorge che tutti i problemi pittorici che aveva incontrato nella sua vita potevano essere affrontati attraverso una porzione del suo giardino, dove si trovava lo stagno con le piante acquatiche. Il bacino era stato costruito nel 1893, oltre la ferrovia che passava proprio davanti al giardino della villa, dopo aver ottenuto, non senza qualche difficoltà, i necessari permessi. Nella rappresentazione delle ninfee, il pittore tralascia progressivamente il contesto paesaggistico, toglie ogni punto di riferimento fino a concentrarsi solo su piccole parti della superficie d'acqua. Il contesto dello stagno, con il ponticello e gli alberi, il cielo con le nubi di passaggio, scompaiono dalla vista diretta ed appaiono invece come riflesso. Nell'immagine vedete un esempio del 1904, opera in collezione privata. La superficie dell'acqua è un grande specchio impreziosito dalle piante acquatiche, ma anche da tutto ciò che vi è riflesso. E naturalmente questo riflesso cambia continuamente. Una nube passa e va, un colpo di vento increspa l'acqua o muove i rami dei salici piangenti. Ecco che Monet concentra il suo occhio infallibile, la sua smisurata sensibilità per gli effetti di luce su una piccola porzione di mondo che è in continuo impercettibile movimento. Il miracolo delle ninfee di Monet sta probabilmente qui, nel cogliere le infinite sfumature della vita nel suo semplice scorrere e fluire. Un altro aspetto interessante nelle opere dedicate alle ninfee è la perdita progressiva di polarizzazione dei quadri. Tradizionalmente un quadro ha una polarizzazione precisa, dettata in parte dalla forma stessa del quadro, che può essere ad esempio un rettangolo con lato maggiore orizzontale, pensiamo tipicamente ad un paesaggio, oppure con lato maggiore verticale, pensiamo tipicamente a un ritratto. All'interno della superficie del quadro il pittore può poi decidere, attraverso la prospettiva e vari artifici, di far convergere il nostro sguardo verso un punto, ad esempio dove si svolge la scena principale. Se analizziamo le 250 versioni delle ninfee in ordine cronologico, ci accorgiamo che Monet tende a farci perdere ogni punto di riferimento tra alto e basso, destra e sinistra. Ci accorgiamo poi che il pittore sceglie spesso, con il passare degli anni, il formato quadrato e anche diverse volte quello tondo, formati che suggeriscono un senso di equilibrio intrinseco, indipendente dal soggetto rappresentato. Nell'immagine possiamo vedere un tondo del 1908.
Proverò ora a mostrarvi una rassegna cronologica di alcuni dipinti per poi arrivare al gran finale. La prima opera che presento risale al 1897-98 ed è una delle prime dedicate alle ninfee. La trovo interessante perché Monet decide già di delimitare una piccola porzione dello stagno, isolando alcune piante dal contesto. Con questa opera il pittore precorre in questo senso gli esiti che torneranno nei decenni successivi, ma notiamo anche come Monet non presti ancora particolare attenzione ai riflessi del cielo, delle nubi, delle piante intorno, anche perché la superficie dello stagno appare piuttosto torbida. Quello che interessa a Monet è rappresentare le ninfee, i fiori, le foglie e la superficie dell'acqua, con una stesura pittorica molto larga e sfaldata, ma comunque naturalistica, dove non vediamo ancora quella compenetrazione degli elementi che caratterizzerà le opere successive. Le prime versioni dello stagno con le ninfee riprendono spesso il ponte giapponese. Tra le tante ho pensato di mostrarvi questa del 1899 conservata a Filadelfia. Il quadro ci dà un'idea precisa della prima fase del percorso di Monet sul tema delle ninfee. Qui il dato naturalistico è molto preciso. La struttura ad arco del ponticello attraversa orizzontalmente il quadro, che è di forma quasi quadrata, circa 90 cm per lato. Il bacino è quasi completamente ricoperto da ninfee rosa, bianche e azzurre, disposte secondo una prospettiva di grandezza. Tutto intorno osserviamo una vegetazione ricchissima. In questo dettaglio del quadro notiamo come lo stile sia ancora impressionista, ma nella sua versione simile alle serie degli anni 90. Questo non è più impressionismo virgolettato, ma piuttosto un impressionismo materico. Qui Monet plasma la natura con pennellate dense, proprio come ha scolpito la cattedrale di Rouen, catturandone gli effetti di luce. Questo tondo è del 1908, sono passati quasi 10 anni dalle prime versioni delle ninfee e possiamo osservare un salto deciso. Qui il linguaggio impressionista in senso stretto e storico non esiste più. Questo è un territorio molto più etereo e sfumato. Monet non coglie più l'attimo percettivo, così come si imprime sulla retina. È come se l'occhio fisico fosse stato sostituito da un occhio interiore. Qui Monet inizia a dipingere seguendo un nuovo linguaggio, quello dell'anima. Se osserviamo il dettaglio, comprendiamo come le pennellate traducano onde emotive, sussurri, fremiti. Il cielo e le piante si riflettono nello stagno, ma sono parte dello stesso universo. Monet utilizza ora un linguaggio pittorico universale che ricomprende tutte le manifestazioni della natura senza bisogno di disegnarle, distinguerle, polarizzarle. Tutto è pura evocazione di un sentimento che investe la natura e che il pittore reinterpreta con un linguaggio interiore. Questa è una delle mie versioni preferite tra tutte le ninfee realizzate da Monet. Qui abbiamo una certa polarizzazione dell'opera in senso verticale. Le ninfee in primo piano sono più consistenti, i colori più accesi, il tratto appena più definito. Poi, dopo una striscia di azzurro dell'acqua, vediamo un secondo arcipelago di fiori, più sfumati ed eterei. Oltre ancora vediamo una nuvoletta rosa che si riflette nell'acqua. Tutto è molto vaporoso, impalpabile, quasi sussurrato. Qui Monet pare porsi in ascolto del respiro della natura. Il dipinto risale al 1914-17 ed è conservato a San Francisco. Anche questa è una delle mie versioni preferite delle ninfee. L'opera del 1916-19, conservata al Musée Marmottan di Parigi, che vanta una notevolissima serie di opere di Monet, compresa anche Impressione Levar del Sole, quadro al quale ho dedicato un video e trovate il link in descrizione.
Questo che vedete nell'immagine è uno splendido esempio di compenetrazione tra gli elementi della natura. Le ninfee occupano lo spazio inferiore, quello superiore è occupato prevalentemente dalle nubi riflesse da una cascata di rami penduli e sottili. Monet, osservando una porzione dello stagno, ci restituisce l'interezza dell'ambiente, con un tratto pittorico che si avvicina alla dimensione del sogno. Abbiamo visto in questa sequenza l'evoluzione delle tele dedicate alle ninfee, ma accanto ai dipinti di dimensione tradizionale più contenuta, in Monet prende forma l'idea di realizzare dei grandi pannelli, le cosiddette grandi decorazioni. Di questo vi parlerò nell'ultima parte del video. Intorno al 1910 nasce in Monet l'idea di dedicarsi ad una grande opera decorativa che abbia come motivo le ninfee. Il pittore pensa ad una stanza circolare dove lo spettatore possa essere avvolto da un continuum di opere. Questo pensiero troverà la sua realizzazione molti anni più tardi. Mentre Monet percepisce sempre più le ninfee come un territorio di abbandono di se stesso, una lunga ed anche faticosa meditazione sulla natura, la critica inizia a mettere l'accento sulla portata innovativa delle opere che entrano in una dimensione astratta. Ricordiamo che nel 1910 Kandinsky compie il grande salto verso l'astrattismo, realizzando opere che non hanno più alcun collegamento naturalistico, ma sono la pura rappresentazione di punti, di linee, di forme geometriche e di macchie di colore. La pittura di Monet non è mai astratta, per quanto il dato naturalistico appaia ormai solo accennato, quasi un ricordo. Monet parte comunque, anche nell'ultima estrema fase della sua produzione, dalla natura, da porzioni dello stagno con le ninfee che vengono isolate dal contesto. Nell'immagine vedete la realizzazione del suo sogno, una delle stanze ovali all'Orangerie di Parigi. Il procedimento del pittore è frenetico, quasi febbrile. Monet, come testimoniato da diversi giornalisti e critici che lo andavano a trovare in quella che stava diventando una meta di pellegrinaggio per giovani artisti, soprattutto americani, lavora su più tele contemporaneamente. Con il passare degli anni le tele diventeranno sempre più grandi, fino a diversi metri, e verranno costruiti ad hoc dei capannoni con funzione di atelier e magazzino. Monet lavora su una tela fino al perdurare delle medesime condizioni di luce. A volte sono poche decine di minuti durante i quali il pittore insegue l'attimo, poi passa ad un'altra tela e così giorno dopo giorno, per anni, anzi per decenni. Monet era quindi fortemente influenzato dalle condizioni del tempo. I lunghi periodi di pioggia che si abbattevano su Giverny bloccavano l'avanzare del suo lavoro, rendendo il pittore impaziente, un'anima in pena, un leone in gabbia. Immaginiamo un pittore ormai molto anziano, consapevole del poco tempo e delle poche forze ancora a disposizione, ma con grandi progetti da realizzare, la sintesi di una intera vita dedicata alla pittura. Nell'immagine vedete un trittico che riprende sempre il modulo di grandi dimensioni che diventò uno standard, 2 metri per 4,25. Questo trittico è esposto al MoMA di New York. Ma ancora più particolare l'interesse di Monet per realizzare un'opera avvolgente, un pensiero che si tradurrà in opere di grandissimo formato attraverso moduli appunto di oltre 4 metri, pensate per delle stanze circolari. La rappresentazione delle ninfee diventa nella mente del pittore un'esperienza circolare, come circolare è l'alternanza delle stagioni, del giorno e della notte. Monet ha colto l'essenza della sua ricerca. Con le ninfee l'artista fissa il divenire continuo della vita che torna su se stessa per poi ricominciare. Per questo, parlando dell'opera tarda di Monet, più che di esiti astratti, ritengo più appropriato parlare di meditazione sulla vita, di percorso interiore che si fa tutt'uno con la natura e lo scorrere delle cose. Il punto di partenza è sempre la natura, è naturalistico, lo specchio d'acqua con le sue piante, ma il punto di arrivo è una riflessione sul divenire del tempo, sull'essenza ciclica della vita. Il pittore lavorò alle grandi decorazioni dal 1914 fino alla morte, avvenuta nel 1926. Si tratta di una serie, come abbiamo visto, di pannelli di grandi dimensioni, di 2 metri per 4,25.
Alcuni di questi pannelli costituiscono la somma di tutto il percorso artistico di Monet e sono quelli donati allo Stato francese che ora possiamo ammirare nelle due sale ovali all'Orangerie di Parigi. Come sia nata l'idea di questi grandi pannelli non è chiaro ed è possibile che tutto nacque quando Monet rivide nel 1914 alcuni vecchi lavori tenuti in cantina e risalenti agli ultimi anni del 1800. Monet, dopo un lungo periodo difficile vissuto all'inizio degli anni 10 del Novecento, legato anche a problemi alla vista, si mette al lavoro con grandissimo entusiasmo. Mentre è scoppiata la Grande Guerra, che coinvolgerà anche alcuni membri della famiglia Monet, il pittore alla soglia dei 75 anni entra in uno stato creativo febbrile che lo allontana dalle preoccupazioni che lo circondano. Si alza alle 4 del mattino e lavora fino a sera e arriva stremato. Per contenere le tele di dimensioni sempre più grandi, come detto, vengono costruiti due successivi atelier all'interno della proprietà di Giverny, che nel frattempo si era ulteriormente allargata. Monet d'estate lavora direttamente in plein air, mentre da ottobre lavora in studio. Anche il periodo invernale, tradizionalmente di maggior riposo, diventa un momento di attività incessante, fiaccando l'artista nel fisico. Gli anni passano e Monet alterna momenti di attività frenetica a momenti di scoraggiamento. Da una parte il pittore comprende di essere di fronte al proprio testamento artistico, un'opera di grandissime dimensioni che rappresenta la sintesi di decenni di riflessioni e raccoglie tutte le energie per perseguire l'obiettivo. Dall'altra si scontra con varie difficoltà, tra le quali il drammatico peggioramento della vista che lo porterà anche a più riprese ad operarsi di cataratta. Prende anche forma in questi anni l'idea di una donazione di alcuni pannelli con le ninfee allo Stato francese, ma anche questa idea non è priva di ostacoli. Dopo diverse valutazioni e trattative, lo Stato decide di destinare i pannelli donati da Monet all'Orangerie, dove vengono realizzate due sale ovali che incontrano la richiesta perentoria di Monet: esporre le tele per decine di metri lungo il perimetro delle sale ovali, in modo da avvolgere completamente lo spettatore ed immergerlo in un'esperienza totale. Monet dedica quindi gli ultimi anni di vita, dopo la fine della guerra e fino al 1926, al lavoro sulle grandi tele. La continua ripresa e rielaborazione delle opere non porta sempre a benefici. Talora gli interventi sulle tele, sempre a causa dei problemi agli occhi e dal venir meno delle forze dell'uomo, ormai ultra ottantenne, sono peggiorativi. Altri interventi sono invece miracolosi e ci mostrano un artista in stato di grazia. Anche per questo tour de force fisico e per le dimensioni colossali, la serie delle grandi decorazioni di Monet è stata definita la Cappella Sistina dell'impressionismo. Abbiamo terminato questo viaggio alla scoperta delle ninfee di Monet. Fatemi sapere se avete gradito il video e nel caso mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Nei commenti scrivete cosa pensate di questo ciclo straordinario dedicato alla natura e alle piante acquatiche. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto alla prossima.